Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2023. Due carte. La luna. Uh, Ragazzi, la luna è il diavolo. Periodo di proiezioni mentali. Mm. Il diavolo parla sempre di ego, quindi sono comunque coinvolte le proiezioni mentali che si fanno, le aspettative, quello che uno pensa essere importante o essere riconosciuto, o quello che si pensa di aver bisogno per essere felici, per essere appagati, o quello che ci dicono di aver bisogno per essere felici e appagati. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, vi spiega anche come trovare l'ascendente, che cosa sono le linee di tempo, insomma è una guida. Trovate anche il link al video che spiega di tutta la sezione degli abbonamenti e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Andiamo a vedere che carte abbiamo per la seconda parte di giugno. Ragazzi, devo dire che il diavolo un'altra volta. Allora, cominciamo con la regina di coppa al contrario, la forza al contrario e il diavolo al contrario. Abbiamo un re di spade, cavaliere di pentacoli, fante di pentacoli e matto. Allora, vi dirò che qui vi sento particolarmente intrappolati. Perché? Perché la luna è anche la carta che parla, oltre che delle proiezioni, delle paure. E siccome il diavolo è collegato molto all'ego, ed è proprio l'ego che crea le paure, ho come la sensazione che siate, perlomeno diciamo verso la terza settimana di maggio, di giugno, scusate, in una fase un po' costretta. Io credo che vi sentiate un po' altalenanti a livello di emozioni, avete la luna, la regina di coppa al contrario, potrebbe essere un periodo impegnativo a livello emotivo. Certe persone con questa forza al contrario è come se si sentissero un po' bloccati o senza forze. Potrebbe essere utile fare una cura di ferro, ragazzi. Mi è arrivata questa parola. Ehm, sì, diciamo che avere la forza al contrario, anche a livello di, come vi posso dire, di energia, indica un po' una sorta di calo, ma giustamente quando l'umore è alto, il corpo anche ne giova e quando l'umore è basso anche il corpo ne risente. Qui c'è la volontà di uscire da qualche tipo di dipendenza, di condizionamento o magari proprio di paura. Però se poi vedo che abbiamo questo re di spade, qui potrebbe fortemente essere un condizionamento mentale o una persona che in qualche modo vi condiziona. Quando c'è il diavolo è sempre una schiavitù volontaria, cioè è la persona che decide volontariamente di restare in quella situazione, vuoi perché pensa che sia troppo difficile uscire, perché magari non si ha la forza in questo momento, però tenete presente che è sempre una scelta per libero arbitrio, ok? E poi appunto abbiamo questo re di spade, lo andiamo a vedere dopo con i mini tarocchi di chi si tratta, e anche questo cavaliere di bastoni, il fante scusate, di pentacoli, il fante di pentacoli e il mondo, e il matto. Oggi straparlo, va bene, andiamo a vedere la regina di coppe spiegata da un 5 di bastoni e da un 9 di spade.
È come se foste ancora preoccupati di qualche discussione, di qualche tipo di disaccordo che c'è stato nel passato. Probabilmente è una cosa che vi attanaglia abbastanza, può essere anche semplicemente una divergenza di opinioni, aver perso una gara, aver perso la possibilità di un esame. Andiamo a vedere la forza. 6 di coppe. 6 di coppe, asso di denari al contrario e 8 di bastoni al contrario. Guardate ragazzi, se fosse una questione di studi, dove per esempio non siete riusciti a raggiungere un obiettivo o a dare un esame o a raggiungere un certo tipo di sogno, di traguardo, è come se qualcuno avesse paura di comunicarlo, di dirlo magari a questo re di spade. Se non fosse quello il vostro caso, qui manca un certo tipo di comunicazione. Probabilmente la luna parla anche di nostalgia, sono emozioni, sentimenti, ma anche paure. Le emozioni sono belle e brutte, ok? Che ritornano dal passato. E qui c'è questo 6 di coppe che mi fa pensare o a una relazione di lunga data o a un sogno che in qualche modo non sta prendendo forma, perché l'asso di pentacoli è il contrario. Può anche essere che ci si aspettasse l'aiuto da parte di qualcuno, ma questo aiuto non è arrivato. Andiamo a vedere il diavolo. Mm. Sì, sento come la vostra voglia, volontà, qui abbiamo la forza, dovete solo allenarla, la forza di volontà è solo da allenare, è esattamente come un muscolo. Parla del terzo chakra, guardate, terzo chakra, ombra del terzo chakra. E difatti avete la forza al contrario, se fosse così potrebbe essere così per capirci. Una volta che voi sviluppate la vostra forza di volontà, tutto quello che è schiavitù, perché imparate a dire di no, imparate a dire no, questo per me non è così, no, questo non è quello che voglio io, questo è quello che vuoi tu, è una tua proiezione, non è roba mia. Andiamo a vedere, perché qui ho la sensazione che abbiate bisogno e voglia di stare da soli, di cercare voi la vostra strada, di sviluppare le vostre idee. Andiamo avanti, vediamo questo re di spade. Perché potrebbe anche essere un capo, eh? Di nuovo la forza, vedete? Dovete trovare il coraggio di perseguire il vostro sogno. Anche qui la luna parla di sogni. Sia quelli che si fanno ad occhi aperti, sia quelli che si fanno ad occhi chiusi. Ma qui quello che ci vuole, ragazzi, è un'azione, un movimento, una comunicazione, un prima e un dopo, un dire ok, parto per questo viaggio. Ho la forza di volontà di comunicare quello che io voglio. E qui vi dirò che nell'ultima parte di giugno l'energia cambia completamente. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. È interessante come si ripetono le energie. Wow, abbiamo un 2 di coppe e un 2 di pentacoli. Io ho come la sensazione che raggiungerete un compromesso, se fosse appunto una situazione lavorativa, sento che da un lato continuerete a cercare di soddisfare questo re di spade, che appunto potrebbe essere un padre o un capo, però dall'altro lato riuscirete come a raggiungere un compromesso, ragazzi. Di conseguenza avrete modo di iniziare un vostro percorso di studi, mi verrebbe da dire, per riuscire a sviluppare questo sogno, questo appagamento che state cercando. Andiamo a vedere, ok. Allora, il fante di pentacoli è spiegato da un 7 di bastoni e dalla carta del mago. Sì, il fatto, allora, quello che sento con questo fante di pentacoli è la conoscenza rende liberi. Più una persona conosce di un certo tema, di una certa situazione, ehm,
meno gli altri la possono prendere in giro, no? Quindi uno si libera dai condizionamenti e dalle malelingue o dalle persone che semplicemente magari non sanno una cosa, hanno sentito che funziona così e ve lo riportano. Invece, se voi avete una conoscenza più ampia di quel tema, potete dire a queste persone: no, guarda che hai capito male, no, guarda che non si fa così. Insomma, difendete a spada tratta quello che è questo nuovo inizio di cui il mago ci parla. Tenete presente che alla fine della lettura avete anche, ragazzi, un 6 di bastoni, non è il matto. Ho visto uno 0, mi dovete proprio scusare, ma io non ci vedo bene, ho gli occhiali. È un 6 di bastoni, quindi ancora meglio, non è un inizio, è il raggiungimento di un risultato, è il successo, la notorietà. Quando arriva il momento in cui gli altri vi vedono è perché voi avete iniziato a vedere voi stessi, liberi dai condizionamenti mentali. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Sì, sì, ma difendete a spada tratta quelli che sono i vostri progetti, le vostre idee. 7 di pentacoli, 6 di pentacoli e cavaliere di spade. Ragazzi, qui andate dritti verso la meta, verso i riconoscimenti, verso la raccolta dei frutti. Direi che è questione di tempo. Forse avete un pochettino di fretta con questo cavaliere di spade, però guardate, avete delle carte veramente splendide. Se state aspettando del denaro, è facile che arrivi. Se non è denaro, è una possibilità di creare denaro o di collaborazione. Ripeto, dipende se il progetto che avete ehm, è tipo qualche cosa lontano dall'azienda di famiglia, quindi voi dobbiate studiare ancora un po', ma cerchiate di portare avanti tutti e due i progetti, quindi sia quella di famiglia che il vostro personale. Se fosse un sogno, ipotesi, qui si tratta di trovare la fiducia in voi stessi, trovare la forza di volontà, capire per che cosa vale la pena rischiare, quali sono i vostri sogni reali, che cosa è veramente importante per voi senza lasciarvi dominare da questo diavolo, dalle idee degli altri, dalle aspettative degli altri, dai condizionamenti sociali. Wow, che lettura intensa, amici dei pesci. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Oggi abbiamo i Koan Zen. Tra l'altro le letture sul lavoro e sui single del mese di giugno sono già uscite, sono online e le trovate nelle playlist, nell'oroscopo mensile. Andiamo a vedere pesci. Ok. Wow, immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Non credo che abbia bisogno di spiegazioni, però è come se già foste nell'abbondanza e chiedeste abbondanza. Quindi per qualcuno c'è già, infatti l'asso è al contrario, ma è qui, c'è anche questa sorta di inizio, è come se ci fosse già nella terza settimana di giugno una sorta di presa di consapevolezza su quali sono i vostri obiettivi e piano piano vi ci ritrovaste dentro senza neanche capire bene come, però ragazzi, avete 6 di bastoni alla fine della lettura, quindi arriva il riconoscimento, arriva il successo, che è anche un successo di gruppo, ok? Perché vi ricordo che il 6 di bastoni è la carta del leader, di qualcuno che guida le masse ed è una persona che ottiene un risultato, ottiene una vittoria grazie proprio al gruppo che ha saputo istruire, ma anche grazie al gruppo che l'ha seguito, insomma. O meglio, allora sarebbe da dire, grazie a se stesso che ha saputo istruire il gruppo e anche grazie al gruppo che ha seguito le indicazioni di questo leader. Si tratta di aspettare, vedrete che i risultati arriveranno e quando arriveranno arriveranno anche veloci. Mm? Bene, cari amici dei pesci, io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con la vostra iscrizione, con un commento. Io ho poco tempo di rispondere, ma li leggo sempre tutti. Vi ringrazio anche
di tutto il supporto che mi date attraverso le condivisioni, attraverso le donazioni, attraverso i vostri abbonamenti. Ehm, Vi ringrazio anche di essere rimasti qui con me fino ad adesso e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!